Veniamo ora a una lezione specifica sulla progettazione della formazione per l'agricoltura sociale. Come per la progettazione di ogni attività che coinvolge le persone, occorre fare molta attenzione al tipo di persone che vengono coinvolte, quindi faremo un ragionamento cercando di considerare anche questi fattori e poi molto probabilmente quando vi troverete a progettare la formazione dovrete voi poi adattare i contenuti, le riflessioni che vi vengono proposte in questa e nelle successive lezioni anche al contesto specifico. Quindi ci occuperemo della progettazione, della organizzazione di un'attività formativa dando degli elementi abbastanza generali che poi vi consentiranno di scendere più nel dettaglio anche attraverso gli strumenti più concreti delle prossime lezioni per programmare e progettare degli interventi ad hoc all'interno di questo percorso che quindi vi dà anche una, come dire, una cassetta degli attrezzi di contenuti e di metodi, ma anche in altri momenti, perché terminato il progetto potreste aver bisogno di fare degli interventi più o meno articolati di formazione sull'agricoltura sociale, quindi forse potrete utilizzare anche alcuni elementi che vi vengono presentati in queste lezioni. Occorre innanzitutto fare una riflessione attorno ai soggetti che sono coinvolti nella formazione. Lo vedete anche voi stessi, voi siete degli adulti coinvolti in un processo di formazione ed è molto importante in questi casi tener conto del fatto che gli adulti posseggono già una grande ricchezza in termini di esperienze e di formazioni già realizzate, che questa grande esperienza può diventare una grande risorsa per l'apprendimento, quindi va in qualche modo attivato. E poi bisogna tener conto del fatto che gli adulti generalmente sono più disponibili e più interessati ad acquisire conoscenze per risolvere i problemi piuttosto che per fare dei percorsi teorici molto astratti. Questo non è vero sempre e non è vero in tutte le attività, perché molto spesso è possibile collegare le parti più teoriche alle parti concrete, ma proprio questo collegamento rende per gli adulti più interessante la formazione. Io ricordo un'esperienza personale nei primi periodi in cui ho iniziato a lavorare, in cui un esperto, un professionista più esperto di me, mi ha aiutato molto a capire come le cose che avevo imparato in maniera teorica anche al liceo, ma poi soprattutto all'università, si collegavano invece con delle azioni molto concrete, ad esempio anche quando inserire un'attività di lavoro di gruppo all'interno di un percorso formativo. Quindi gli adulti sono molto interessati a capire anche degli aspetti teorici quando però sono collegati a questioni anche concrete, li aiutano a risolvere dei problemi. È quindi importante che l'offerta formativa in qualche modo risponda a questa esigenza e che vengano create le condizioni in cui questi criteri possono essere riconosciuti e possano aiutare quindi l'apprendimento degli adulti che coinvolgiamo. Ancora qualche riflessione, ci sono molte come dire, indicazioni su i principi che regolano, diciamo così, l'apprendimento degli adulti. Ne troverete senza dubbio molti online, ma forse non è nelle vostre corde o nel vostro interesse approfondire troppo anche le differenti teorie che ci sono dietro, però alcune io ve li propongo qui perché credo che riflettere su queste questioni aiuti poi a progettare la formazione in una maniera più efficace. In questo caso, ad esempio, vengono indicati 5 principi delle teorie dell'apprendimento degli adulti, no? Quindi sicuramente il fatto che l'apprendimento viene in qualche modo regolato, governato da se stesso,
Il fatto che la formazione deve essere molto orientata a questioni rilevanti e a obiettivi identificati in maniera molto specifico, che ci deve essere un ambiente di apprendimento ben costruito e adatto alle persone che vengono coinvolte, e su questo torneremo anche più avanti, che ci deve essere una disponibilità ad apprendere, quindi ci deve essere una sorta di contratto quasi fra chi partecipa come corsista e i docenti o gli organizzatori della formazione. Ci deve essere chiarezza sul perché si fa quella formazione e sul perché anche le persone accettano di entrare in quel percorso, e l'attività deve essere il più possibile appunto orientata anche a risolvere i problemi, quindi dare dei contenuti, degli strumenti e delle modalità di formazione che aiutino le persone a risolvere dei problemi, delle questioni che hanno nella loro attività lavorativa, oppure che gli permettano di trovare un lavoro nel caso non stiano già lavorando. E quindi lo spazio nel quale viene realizzata l'attività è molto importante. È importante fisicamente, sicuramente, se c'è una classe, una stanza in cui si fa l'attività formativa, ma l'attività formativa può essere svolta anche sul campo, in un'azienda agricola, in un laboratorio, in cui nel nostro caso si possono incontrare anche le persone, gli utenti dell'agricoltura sociale o gli altri attori che lavorano, quindi sono molte le situazioni. L'importante è che questi spazi, anche fisici, siano strutturati in modo da consentire anche il confronto, la collaborazione tra le persone, ma deve essere in generale uno spazio, un contesto di apprendimento che permette appunto lo scambio e la discussione fra le persone, quindi un ambiente non giudicante, un ambiente con un clima, diciamo così, fra le persone molto positivo, che quindi consente di mettersi in gioco, di confrontarsi e di discutere molto tranquillamente fra i partecipanti e anche con i docenti. Vi dicevo prima che ci sono molti studi sull'apprendimento per gli adulti, sulla formazione per gli adulti. Uno degli studiosi più recenti, diciamo, e più citati è Knowles, che focalizza molto l'attenzione sulla centralità dell'adulto apprendente, dell'adulto in formazione, nella progettazione della formazione stessa. È secondo lui infatti molto importante identificare delle metodologie appropriate proprio per l'apprendimento degli adulti, per permettere a questo apprendimento di essere veramente efficace, e lui suggerisce quattro, diciamo così, principi molto importanti, in parte già richiamate nelle slide precedenti, cioè l'apprendimento realizzato in autonomia, quindi gestito da se stessi, self-directed, autonomo, la formazione basata appunto sui problemi e la conoscenza in situazione, piuttosto che la conoscenza attorno, diciamo così, alle discipline, quindi organizzata per discipline. In parte è vero che occorre individuare dei contenuti che quindi in qualche modo richiamano le discipline, però è anche importante che questi contenuti appunto siano veicolati attraverso esempi e situazioni concrete, piuttosto che richiamare appunto i contenuti, i principi delle discipline come se stessimo a scuola. Di fatto questo approccio viene anche richiamato per l'apprendimento, la formazione anche in età scolare, quindi dei bambini e dei ragazzi e delle ragazze, perché appunto la divisione in discipline anche molto marcata come divisione
si è visto che non aiuta molto all'apprendimento, invece fare ragionamenti attorno ad argomenti, a situazioni concrete, anche richiamando contenuti e principi di discipline specifiche, aiuta molto a contestualizzare e a capire meglio. Comunque molto importante sicuramente spingere, accompagnare gli studenti in un percorso di apprendimento autonomo che rappresenta l'abilità di una persona di apprendere indipendentemente, scegliendo anche il metodo di apprendimento che sembra più appropriato a lui o a lei, anche in vista dei risultati che ognuno di noi vuole raggiungere, no? Che possono essere differenti. Nel nostro caso ci possono essere persone che sono interessate a fare un percorso di formazione perché già lavorano nell'agricoltura sociale e vogliono apprendere meglio alcuni aspetti che non conoscono, vogliono confrontarsi con altri, vogliono fare un percorso di formazione comune, diciamo, con persone che hanno magari altri percorsi o altre competenze, ad esempio un agricoltore che vuole fare formazione con operatori sociali o il contrario, un operatore sociale che vuole fare formazione insieme a un agricoltore per trovare un linguaggio comune, per individuare delle attività poi da fare in comune, per approfondire un aspetto particolare relativo ad esempio a una tipologia di utenti per il quale organizzare l'attività di formazione. Quindi è molto importante che questo apprendimento sia fatto insieme, come nel nostro caso, ma anche che consenta alle persone di procedere con poi dei percorsi gestiti in autonomia. Ci sono quindi degli stili di apprendimento diversi, no? Di cui bisogna tener conto quando si organizza la formazione. Lo stile di apprendimento non riguarda il che cosa una persona apprende, quanto piuttosto il modo in cui preferisce apprendere. Sono quindi caratteristiche di tipo cognitivo, affettivo, o di comportamento o di tipo anche psicologico che funzionano come indicatori relativamente stabili di come l'apprendente, la persona che è in formazione, percepisce, interagisce e quindi anche interagisce con l'ambiente di apprendimento. È dunque un complesso insieme di elementi che riguarda le relazioni che l'individuo ha con i propri processi cognitivi, socioaffettivi e psicologici e che stabilisce anche con l'ambiente in cui si trova in quel momento. Tener conto di queste diversità, perché noi non possiamo capire quando stiamo organizzando la formazione quali sono poi gli stili di apprendimento di ciascuno, no? Però tener conto del fatto che ci sono degli stili di apprendimento diversi ci consente di predisporre materiali anche diversificati che possono poi essere utilizzati dalle persone coinvolte in maniera individualizzata. Nel nostro caso abbiamo ad esempio dei moduli che contengono dei contenuti, affrontano dei temi specifici e ad esempio ciascuno di noi potrebbe voler costruire il proprio percorso in maniera differente e approfondire prima gli aspetti che riguardano, non so, la progettazione dell'attività di agricoltura sociale, soltanto successivamente le politiche, oppure affrontare prima gli argomenti che riguardano gli aspetti quasi pratici, cioè capire come organizzare l'azienda agricola, quali sono gli aspetti che riguardano la sicurezza sul lavoro, le eventuali regole di cui tener conto nell'organizzare le attività e poi approfondire i temi di politica o di progettazione. Quindi ognuno di noi, anche sulla base del motivo per cui ha iniziato a fare l'attività di formazione, potrebbe avere l'esigenza di percorrere i contenuti in una maniera diversa, ma anche probabilmente applicare degli stili, è una cosa che facciamo inconsciamente ovviamente, ma quindi avere delle modalità
di apprendimento di tipo differente, quindi avere la necessità ad esempio di confrontarsi con gli altri per capire delle cose, oppure leggere o ascoltare le lezioni, o altro ancora. Chi ha bisogno di essere fermamente ancorato alle situazioni concrete, chi preferisce fare prima delle riflessioni. Insomma, ognuno di noi ha dei modi differenti. Tener conto di questo aiuta poi i partecipanti ad apprendere meglio. La formazione sicuramente richiede intenzionalità e responsabilità sia da parte di chi la organizza, sia da parte di chi partecipa alla formazione in quanto apprendente. Sappiamo che queste sono caratteristiche che riguardano la formazione e l'istruzione sempre, però chiaramente per gli adulti è diverso, perché quando siamo bambini o bambine chiaramente siamo coinvolti in attività di formazione quasi senza accorgercene, no? È un percorso obbligato che ciascuno di noi fa dalla prima infanzia fino a quando non si diventa giovani adulti, in un percorso che in parte è stabilito da altri, in cui non possiamo molto scegliere o possiamo scegliere soltanto in parte. Ma nel caso della formazione degli adulti questa intenzionalità, questa responsabilità sono ancora maggiori, quindi occorre sicuramente preparare degli interventi di formazione che siano intenzionali e che come dire, raggiungano gli adulti che vengono coinvolti, motivandoli anche e rendendo la formazione dal loro punto di vista esplicita, intenzionale, e quindi occorre creare in qualche modo un ambiente intenzionale e aiutare ad aumentare la capacità dei formandi, delle persone in formazione allo stesso tempo. Questo sviluppo può anche, questo sviluppo dell'apprendimento può anche avvenire in un modo non pianificato o in modo non controllato, perché noi sicuramente possiamo creare un percorso avendo degli obiettivi di apprendimento molto chiari, ma poi ce ne sono altri, cioè ci sono altre modalità e altri apprendimenti che possono avvenire anche senza il controllo di chi ha organizzato le attività. La responsabilità deve essere condivisa tra gli adulti che fanno il percorso formativo e chi l'ha creato, e gli adulti devono essere coinvolti in ogni fase dell'attività formativa e possono condividere la responsabilità quindi con i docenti e con gli organizzatori. Il ritorno alla formazione corrisponde infatti a una fase di riorientazione, riorganizzazione per l'adulto che si inserisce in un percorso che è stato in parte organizzato, ma che gli consente comunque di intraprendere appunto dei cambiamenti in uno spazio tutto sommato controllato e supportato da formatori ed esperti, che possono quindi consentire all'adulto stesso di fare degli avanzamenti, di appunto migliorare le proprie competenze, ma anche strutturare dei percorsi successivi. Un elemento necessario per la costruzione di un percorso effettivo di cambiamento è l'implementazione di procedure, di percorsi e di azioni che consentano all'adulto di scoprire il valore della formazione stessa e delle modalità di apprendimento e di formazione. Per progettare l'attività di formazione è quindi necessario capire il contesto e le conoscenze delle persone che vengono coinvolte e identificare i bisogni specifici che devono essere affrontati. Possiamo infatti trovarci di fronte a necessità diverse, come nel caso di un contesto
locale in cui non c'è una conoscenza dell'agricoltura sociale e le persone devono essere prima sensibilizzate e poi avvicinate a questo tema in maniera graduale, fornendo contenuti ma anche motivazioni per affrontare un'attività di questo tipo, per poter realizzare attività di questo tipo, oppure ci possiamo trovare in un contesto in cui ci sono persone già formate, magari che arrivano da esperienze differenti, con utenti differenti e che vogliono approfondire alcuni aspetti. Quindi sapere quali sono le esigenze specifiche da affrontare è molto importante, così come capire quali sono già le conoscenze in possesso dei partecipanti. Alla fine di un percorso di analisi del contesto e dei bisogni, noi dovremmo avere in mente in maniera chiara se quali sono le attività di formazione o simili, prodotti simili per la formazione degli adulti che possono risolvere un problema specifico. Quindi che cosa effettivamente potremmo organizzare, progettare, realizzare per risolvere quei problemi specifici che abbiamo individuato, e anche quali sono le strategie migliori che possono essere adottate per rendere questa formazione efficace ed efficiente. In questo modo avremo costruito anche le basi per legittimare in qualche modo il prodotto che stiamo creando, il percorso formativo che stiamo creando, e i cornerstones, quindi diciamo così, le pietre miliari per poi sviluppare l'attività formativa anche dal punto di vista del metodo e della didattica che vogliamo quando progettiamo e poi sviluppiamo un'attività di formazione, dobbiamo prendere sicuramente quindi in considerazione il contesto in tutte le sue dimensioni, quella sociale, quella culturale e anche quella organizzativa, perché i contesti possono avere anche degli elementi molto diversi fra di loro, e se non li consideriamo tutti rischiamo di organizzare una formazione che poi non è efficace, perché l'esperienza di apprendimento diventa rilevante per la realtà dei partecipanti, cosicché i contenuti siano più attrattivi, più interessanti e l'apprendimento sia più efficace. Infatti la transizione, il passaggio fra il processo di apprendimento e il cosiddetto follow up, cioè quello che poi avviene dopo, sarà più facile in qualche modo avrà un effetto moltiplicatore più incisivo se avremo tenuto conto proprio del contesto specifico in cui le persone che fanno la formazione si trovano in quel momento e cui si troveranno nel momento in cui realizzeranno poi la propria attività professionale nel campo dell'agricoltura sociale. Parlando di formazione sull'agricoltura sociale, chiaramente noi già restringiamo un po' il campo del contesto, o meglio sappiamo già che ci riferiamo ad un contesto locale in cui ci sono diversi attori coinvolti, quelli dell'ambito agricolo e quello dell'ambito sociale, educativo, sanitario, che si occupano di percorsi di empowerment, percorsi di inclusione sociale e lavorativa per persone che hanno diversi problemi di tipo fisico, mentale o di tipo sociale, e quindi sappiamo già che è un contesto complesso e dal punto di vista sociale e culturale presenta delle specificità, però possiamo appunto trovarci in situazioni in cui c'è più o meno conoscenza dell'agricoltura sociale, come accennavo prima, sia dal punto teorico che concreto, e quindi sicuramente dobbiamo considerare questo primo elemento per capire quali contenuti e con quali modalità presentarli.
C'è sicuramente anche la possibilità che ci sia già una partecipazione di diversi attori in networks sull'agricoltura sociale, ma teniamo conto che la formazione è anche uno strumento molto importante per creare reti, quindi questo potrebbe essere un obiettivo da porsi nell'attività di formazione, come è ad esempio in questo progetto, no? La formazione è sicuramente uno strumento per aumentare le competenze dei partecipanti, ma anche uno strumento per mettere in rete le persone nei diversi stati coinvolti e poi mettere in rete le persone che provengono da questi diversi stati, quindi creare anche delle reti a livello internazionale. Poi sicuramente questa formazione può essere consolidata, può essere supportata dai servizi sociosanitari, ma può anche offrire un supporto a questi servizi in termini di relazioni con altri attori, ma anche di conoscenze che vengono consolidate o implementate. C'è il coinvolgimento di organizzazioni che possono supportare le attività dell'agricoltura sociale, pensiamo a reti già consolidate, in Italia ad esempio abbiamo delle reti a livello locale o nazionale fatti di attori che si occupano di agricoltura sociale, che quindi potrebbero supportare, ma abbiamo delle associazioni anche a livello locale, abbiamo delle organizzazioni di consulenti e di specialisti che possono fornire comunque un supporto anche nell'organizzazione dell'attività. E c'è l'esperienza la presenza di esperienze di agricoltura sociale che può essere uno strumento molto importante per organizzare l'attività e per coinvolgere degli attori. Quindi noi stiamo in un contesto molto specifico, sicuramente, che però è diversificato, perché sappiamo che l'attività di agricoltura sociale si basa sulla collaborazione fra diversi attori, ma questi attori possono essere non sempre presenti tutti in tutte le realtà diciamo così, lo sviluppo dell'agricoltura sociale può essere in una fase iniziale, in una fase più consolidata, può riguardare più o meno persone con problematiche, quindi tipologie di utenti, tipologie di attività diverse. Quindi occorre considerare tutto questo nello specifico contesto dell'agricoltura sociale. Proviamo a fare un esempio di ragionamento per organizzare l'attività. Prendiamo in considerazione da una parte le persone che devono essere coinvolte nell'attività di formazione e potremmo avere ad esempio un gruppo omogeneo, vogliamo fare formazione per gli operatori dei servizi sociali che riguardano la salute mentale, oppure un gruppo eterogeneo, vogliamo fare formazione in un contesto locale coinvolgendo i servizi che si occupano di salute mentale e alcune aziende agricole, alcune associazioni e non so, imprese che si occupano invece di trasformazione dell'agroalimentare, quindi avremo sicuramente due situazioni diverse. E poi proviamo a considerare il tipo di formazione che vogliamo realizzare. Qui potremmo, come dire, ragionare su tanti livelli diversi, però ad esempio proviamo a pensare a una formazione online oppure a una formazione in presenza sul posto. Come vedete, già soltanto considerando questi elementi differenti, quindi in maniera molto semplice con 4 variabili, ci troveremo a considerare 4 scenari differenti. Quindi un gruppo omogeneo di operatori che si occupano di salute mentale con una formazione online, oppure questi stessi operatori della salute mentale con una formazione in presenza, e avremo già due situazioni molto diverse. Ancora più diverse nel caso in cui abbiamo un gruppo
disomogeneo, un gruppo eterogeneo in un contesto locale che fa formazione online oppure che fa formazione in presenza. Qui potremmo aggiungere molte altre variabili, diciamo queste sono quasi delle variabili di base se vogliamo anche progettare una formazione per realizzare un corso e chiedere dei finanziamenti, come è stato probabilmente il caso che è avvenuto quando è stato progettato questo intervento, questo progetto europeo nell'ambito del quale è realizzata anche questa attività formativa, no? Però potremmo considerare anche molti altri elementi che riguardano ad esempio la durata, l'obiettivo specifico successivo e così via. Quindi progettare la formazione, organizzare la formazione è un'attività molto complessa che tradizionalmente, essendo un'attività di formazione, viene organizzata secondo degli step, no? Adesso andiamo un po' quasi nel pratico, negli elementi molto tecnici. Occorre identificare gli obiettivi di apprendimento dell'attività di formazione per ogni unità, per ogni lezione, unità perché normalmente la formazione viene organizzata per moduli, per unità didattiche, insomma viene suddivisa in parti, no? Viene organizzato, identificato un obiettivo molto generale e poi vengono individuati degli obiettivi più operativi che danno luogo a unità o sessioni di formazione e poi a singole lezioni. Quindi occorre, una volta analizzato il contesto, una volta capiti quali sono i partecipanti a cui verrà poi indirizzata questa attività formativa, occorre riflettere sugli obiettivi, che possono essere quelli ad esempio di nel caso di un gruppo eterogeneo, di fare un linguaggio comune, di avere delle conoscenze comuni, scambiare i punti di vista e le esperienze che provengono dai diversi contesti professionali e lavorativi e approfondire ad esempio gli aspetti che riguardano una particolare tipologia di utenti che potrebbero poi essere coinvolti nell'attività di formazione. Oppure si possono avere degli obiettivi molto specifici come possono essere quelli di approfondire i canali di finanziamento oppure approfondire gli aspetti che riguardano le attività nel senso più pratico, le sfide che possono essere affrontate in un determinato contesto. Insomma, gli obiettivi possono essere anche molto diversi. Occorre poi identificare molto concretamente il gruppo di persone che dovrà fare la formazione in modo da individuare il più possibile degli strumenti e dei percorsi che siano adatti a questo tipo di persone e anche ad esempio scegliere se utilizzare poi una formazione di tipo online o anche mista o soltanto in presenza. E una volta identificati gli obiettivi dobbiamo capire anche quali sono i risultati che ci aspettiamo, che vanno descritti a fondo. In questo caso io richiamo quanto già detto nella progettazione dell'agricoltura sociale, cioè ci deve essere un collegamento diretto fra quelli che sono gli obiettivi e i risultati che ci aspettiamo, quindi molto probabilmente durante la progettazione dell'attività di formazione dobbiamo fare un percorso a ritroso per capire se le attività che abbiamo individuato e i risultati che ci aspettiamo rispondono poi a quegli obiettivi che ci eravamo posti oppure se occorre rivedere qualcosa, perché nella progettazione dell'attività di formazione, così come nella progettazione delle attività di cambiamento sociale, come è l'agricoltura sociale, obiettivi e risultati devono essere allineati.
Occorre poi ragionare molto sul contesto di apprendimento, l'ambiente di apprendimento, quindi identificare gli spazi fisici o anche online o in generale, diciamo così, lo spazio, l'ambiente inteso come clima di apprendimento in cui poi questo insegnamento può essere realizzato, quindi laboratori, classe, aule in cui fare, ma anche l'ambiente di apprendimento a distanza. Occorre avere degli strumenti anche fisici, sembra banale, ma a volte si organizza un momento di formazione in presenza senza assicurarsi che ci sia effettivamente un PC funzionante o si pensa di utilizzare uno strumento, ad esempio, per fare domande, animare l'attività che richiede l'utilizzo del telefono, ma non c'è una connessione in quell'edificio e quindi è difficile farlo. Quindi fare attenzione anche agli aspetti pratici, concreti, molto di base è poi fondamentale perché la formazione può non funzionare perché manca qualcosa di molto banale, se vogliamo. Occorre poi appunto sviluppare gli strumenti tecnologici nel caso in cui continuiamo a fare attività di formazione online. Occorre ad esempio che ci siano degli strumenti online, che ci sia ad esempio uno spazio online per scambiare le informazioni e le impressioni, che ci sia un network funzionante, pensare anche a strumenti da mettere online tipo i podcast oppure gli ebook, le presentazioni. Su questi aspetti torneremo anche poi nella lezione che riguarda invece la formazione, gli strumenti per la formazione, però occorre chiaramente nella progettazione prevedere una parte che riguarda proprio gli strumenti tecnologici, ma anche se vogliamo analogici, manuali di formazione in generale da utilizzare poi nella formazione e poi appunto capire qual è la strategia di insegnamento e di comunicazione, se fare delle lezioni, se fare dei gruppi di studio, se utilizzare il brainstorming e di nuovo altri strumenti anche più specifici che vedremo nella lezione dedicata proprio a questo tema. Occorre poi avere dei materiali proprio da mettere a disposizione perché abbiamo detto che gli adulti che sono in formazione costruiscono il proprio percorso di formazione, quindi possono aver bisogno di avere dei materiali per approfondire o per affrontare anche temi che sono stati soltanto accennati durante le lezioni e questo può avvenire per alcuni in alcune direzioni e per altri in altre direzioni, quindi dobbiamo avere molto materiale anche diverso, diversificato, in modo che ciascuno possa poi predisporre e organizzare il proprio percorso. Occorre ragionare bene sui tempi perché se abbiamo a disposizione un certo ammontare di tempo, non so, 20 ore per l'attività formativa e pensiamo a molti obiettivi formativi, molti contenuti, forse dobbiamo in qualche modo tornare indietro ai nostri obiettivi e ridimensionarli oppure stabilire dei tempi diversi. Però sappiamo anche che la formazione per gli adulti è una grande occasione, una grande sfida, ma che toglie agli adulti tempo dall'attività lavorativa, ad esempio, quindi prevedere attività di formazione molto lunghe o molto frequenti, soprattutto in presenza, può essere pericoloso, diciamo, può non rispondere alle esigenze degli adulti di dedicare tutto sommato poco tempo come dire, organizzare questo tempo di formazione in una maniera personalizzata. Quindi molto dipende dal modello di apprendimento che ci diamo, se è un modello online, in presenza o misto, però i tempi sono molto importanti da considerare. Ad esempio, lezioni molto lunghe online, 2 ore di lezione online, sono sicuramente poco
fruibili dalle persone adulte, ma credo anche da quelle più giovani. E invece lezioni più brevi o podcast che hanno una durata limitata, se sono online, possono essere utilizzate anche nei ritagli di tempo o ascoltate mentre si viaggia, ad esempio. Infine occorre organizzare un tool per la valutazione, degli strumenti per la valutazione, che deve essere fatta dagli studenti, dai partecipanti stessi, e che può essere utilizzata anche direttamente, quindi possiamo pensare a strumenti di autovalutazione, a strumenti più formali, a strumenti meno formali e così via.